Ragazzi, buongiorno, questa mattina super carico. Andiamo dalla Tenerona, sperando come sempre di trovarcela. Eccola qua ragazzi, in condizioni veramente pietose. Carichiamo e vamos. È stata sotto la pioggia per 2 giorni e nonostante questo ancora non si è sciacquata. Rimasta come l'avevamo lasciata praticamente. Già fatto, andiamo a prendere il resto. Uno sguardo veloce alla splendida mappa disegnata della città di Santa Cruz de la Sierra, divisa in 4 anelli. Buenos días! Comunque di prima mattina, quale migliore occasione per fare riscaldamento nella guida in mezzo a questo traffico con oltre 5 quintali di moto? È proprio un ottimo riscaldamento per la giornata, perché oggi si prospetta una giornata molto lunga. Il distributore YPF dovrebbe essere qua in fondo, tra l'altro come vedete alle bandiere c'è anche un po' di vento. Gasolina premium, sarà premium questa gasolina? Pieno fatto come sempre, è un terno all'otto, perché sembra che le regole sono sempre diverse uno dall'altro. Questo perché avevamo intenzione di mettere la gasolina premium, dato che in questo distributore era disponibile, negli altri no, ma per metterla dovevamo avere un permesso di placa boliviana. 4 corsie per il centro di Santa Cruz, dovremmo essere forse al secondo anillo, secondo anello, fuori dal centro. Tutti ci dicevano di prepararci al caldo bestiale della città di Santa Cruz de la Sierra. Arriviamo noi e Santa Cruz ci riserva un trattamento piuttosto freddo. Ho capito perché suonano tutti, era verde da un pezzo e passavano gli altri, sicuramente avevano il rosso. C'è anche la polizia e non dice niente a nessuno, quindi qua anarchia più assoluta. Però il discorso è che quando vai in moto l'anarchia bisogna fare attenzione, perché hai comunque sempre la peggio. Non tutti sono anarchici. Ieri abbiamo avuto il grande privilegio di conoscere Cacio, con cui ci ha messo in contatto Valeriano. Abbiamo anche altri amici in comune come Silvano e Antonio. Grazie intanto Valeriano. Cacio è un motociclista boliviano, l'abbiamo conosciuto insieme a sua moglie, estremamente disponibile. Si lamentava proprio del fatto che i suoi conterranei non rispettano i semafori e tante altre cose del codice della strada. È purtroppo un'abitudine, come un po' quella di lasciare l'immondizia dovunque, di buttare a terra qualsiasi cosa si utilizzi, e allora noi abbiamo azzardato questa cosa. Pian piano andrà a cambiare, come un po' è cambiata dagli anni 80-90 ad oggi da noi. E lui ci ha risposto sì, nel giro dei 500 anni probabilmente cambierà. Ha ipotizzato che per cambiare queste abitudini purtroppo radicate ci vorranno almeno gli anni che ci separano dalla colonizzazione spagnola. Mezzi pesanti e pericolosissimi. Ora non è che sono pesanti, più che altro è che l'ingombro mi sembra leggermente fuori norma. Queste cose succedono forse in Sud America, in Africa, in Asia. C'è da dire che hanno messo sacchetti rossi ai margini, quindi sei avvertito. Non hanno le luci di ingombro, però perlomeno hanno messo qualcosa che delimiti l'ingombro del pezzo stesso. Comunque se ci passo di fianco con il casco mi incastro. Per esempio adesso il semaforo è rosso e non si sono fermati questi automobilisti davanti a noi, ma sono stati costretti comunque a fermarsi perché l'altra corsia aveva verde, però si ostinano a voler passare. Funziona così. Grandi complessi industriali all'uscita della città, Misiones Jesuíticas. Anche se non le visiteremo quest'anno per mancanza di tempo, quella è la nostra destinazione di stasera, una di quelle missioni. Vento laterale pazzesco, ma ce lo porteremo dietro tutto il giorno, o meglio ce lo porteremo di fianco. Qua iniziano i lavori in corso, c'è una deviazione, per fortuna che non piove, altrimenti non oso pensare come sarebbe questa ruta e come sarebbe diventata la Tenerona. Terra mista a sabbia, affonda anche. Comunque bisogna riconoscere che qua in Sud America non ci si annoia mai, perché tu vai tranquillo per la tua strada, poi di colpo vedi fanno i lavori e non è che le deviazioni pensano farle in maniera tale che magari passa qualcuno con la moto carica, no? Non te ne frega nulla. Questa strada diventa una pista da cross se piove pazzesca. Da un lato questa è la situazione migliore perché ha piovuto di ieri, la terra si sta asciugando, non si alza tantissima polvere e la terra appunto non è tanto bagnata. Qua non è il massimo. Questi
sono quei momenti in cui sorridi perché davanti hai il tassellato ignorante. Penso che non lo cambierò più. Attenzione, tu Sara non ti sbilanciare, destra e sinistra. C'è anche un condor sopra che ci fa compagnia. Dai che vedo la fine. Ci siamo. Fine del desvio. Ok, nuovo desvio. Questo ragazzo va dritto. Proverei anch'io, però non so se me lo fa fare. Grazie, approfittiamo anche noi, anche perché là in mezzo non era proprio bellissimo, sperando di aver fatto la scelta giusta, ma credo proprio di sì. Cioè noi da subito ci siamo immedesimati come cittadini boliviani nel modo di fare, che noi siamo un po' più ingombranti del motorino. Ok, bisogna sempre imparare dai locali. Sì. Io non vi nego che quando faccio queste cose ho sempre un po' d'ansia perché l'ingombro, il peso della moto. Spero che sia la scelta migliore. Dal momento in cui ci vedono e ci lasciano passare, non è che non siamo visibili. Qua ci passiamo, ma invece ci dovrebbe essere un ponte e dovrebbe superare il Rio Grande. Mamma mia ragazzi, io penso che questo fiume durante la stagione delle piogge è impressionante. Come il vento, l'est di Santa Cruz è considerato come una zona in cui si mescola la macchia spinosa del Chaco con l'inizio della savana tropicale del bacino amazzonico. È una mescla importante a livello di ecosistemi. Imboccata da pochissimo la bioceanica, abbiamo ancora 400 km, la strada sarà quasi sempre dritta, sempre in pianura, con questo panorama, con questo vento laterale super fastidioso, senza sole. Ragazzi, cosa manca? Manca la pioggia e poi difficile trovare giornata peggiore, motociclisticamente parlando. Sapendo dai cruceños, dagli abitanti di Santa Cruz, che questa condizione si verifica molto raramente. Quindi oggi testiamo la resistenza psicologica di Sara. Secondo Cacio, infatti, che ha una granja, una fattoria, in questi ultimi anni hanno sofferto parecchio di siccità. Lo dimostra il fatto che l'anno scorso, quando eravamo a Montevideo in Uruguay, li aveva costretti proprio a prendere l'acqua del mare e a renderla potabile. Dopo 50 km di nulla. Ma come funziona? Cioè chi viene al senso opposto come si regola? Che non c'è nessuno che ci ha detto passa, intanto non viene nessuno, quindi acceleriamo. Sono le 2 di pomeriggio, abbiamo fatto 175 km. L'idea è quella di fare pranzo con i panini che abbiamo acquistato. Ho visto che ci dovrebbe essere un distributore, ma è chiuso. Sempre fortunati ragazzi. Aspettiamo il prossimo, vamos. Secondo tentativo, chilometri totali 200 senza fermarsi mai. Vediamo se ci dovrebbe essere un distributore. Siamo a Tunas. Io il distributore non lo vedo più, segnava 1 chilometro di distanza, ma ragazzi non l'abbiamo superato, quindi proseguiamo. Guardate il carico, leggermente fuori norma secondo me. Altro distributore in costruzione. Prima semicurva, la temperatura è scesa abbastanza, sta bucato proprio adesso. Mamma mia, quello che ho notato è che viaggiano molto con le gomme veramente al limite. Arrivati a San José de Chiquito sono rimasti 159 km, quindi abbiamo fatto 306 km senza fermarci mai. Benzina per la Tenerona. Questo è il primo pueblo forse degno di essere chiamato appunto paesino. Qua si trabaga in estrema sicurezza. Ferrocarrile che attraversa la città. Addirittura Honda, pizzeria è chiuso. Siamo arrivati alla piazza di San José de Chiquitos. Questa è una meta della ruta delle missioni gesuite. Alcuni dicono che questa sia la chiesa più bella di tutte le missioni. Fermati di fronte alla piazza, se magna Il nostro pranzo. Ragazzi, c'è una temperatura bassissima nonostante siamo a 300 metri sul livello del mare. Adesso dopo 300 ed oltre chilometri senza fermarci mai è giusto e doveroso mangiare. Guardate che roba, non sentite qualcosa che viene su? Saranno freddissimi, ma questo è quello che passa il convento e questo ci prendiamo. Quando arrivarono i gesuiti in questa zona, nessuno ci era mai arrivato prima. Loro facevano base in Paraguay e decisero poi di spostarsi in Argentina, in Cile e in Bolivia. Fu così che arrivarono anche in questa zona intorno al 1600. Fondarono diverse cittadine e infatti c'è la ruta de los misiones jesuíticas, delle missioni gesuite. In realtà
realtà quello che loro fecero fu anche organizzare il villaggio che andava a formarsi intorno alla chiesa. Presero talmente tanto potere, secondo gli spagnoli accumularono così tanta ricchezza, che intorno al 1760 il re Carlo III spagnolo decise di cacciare i gesuiti dal Sud America. È una storia affascinante quella che potremmo raccontare riguardo ai gesuiti. Purtroppo per fare il circuito c'è bisogno di tempo, quello che noi quest'anno non abbiamo. Ora mettiamo in stand by i gesuiti e affrontiamo gli ultimi 152 km, 1 ora e 56 minuti. La rotta è sempre la stessa, la RN4, chiamata anche la Via Oceanica. Siamo nella regione fisica della Gran Chiquitania e sembra che gli spagnoli l'abbiano chiamata così in riferimento al concetto di piccoli uomini. Prevedo che forse arriveremo con un po' di pioggia. Comunque sono rimasti 77 km. Andiamo in un paesino pechegno, in quanto ci hanno detto che ci dovrebbe essere una bellissima vista, quindi confidiamo nel bel tempo di domani, che non ci sarà sicuramente. Questa zona in teoria dovrebbe essere bellissima con il sole, perché si sta un po' alti, ci sono diversi mirador e intorno c'è una vegetazione a perdita d'occhio. Di colpo il cielo si è chiuso di brutto, comunque abbiamo tutte le zip chiuse, guanti Gore-Tex, quindi ragazzi come sempre non ce ne importa nada, bisogna solo un po' rallentare, perché con le gomme che mi ritrovo sul bagnato è sempre meglio avere un po' di precauzione. Qui si scende, con questo meteo forse diventa ancora più suggestiva barra inquietante. Guardate ragazzi che monoliti. Siamo scesi a 13 gradi e noi che ci aspettavamo di prendere 31-32 gradi in questa zona. In questo momento indossiamo quasi l'abbigliamento più invernale che abbiamo. È bellissima questa zona, pazzesco, è in mezzo alla foresta. A sinistra si entrerebbe nel pueblito di Chochis, scendiamo ancora un po' verso il Brasile. Guardate che fratture sull'asfalto, ora sono un po' più piccole ma ne abbiamo superate alcune pazzesche, sono come delle ferite sul manto stradale, quasi inquietanti. In teoria noi non ci controllano, ma qua non c'è nessuno. 36 km, 35 minuti, dai che ci siamo. È quasi scesa la notte ma sono rimasti solo 24 km. Tra poco dobbiamo lasciare la Via Oceanica per internarci un po'. Arrivati a Roboré, sappiate che c'è un distributore di benzina. Appena lasciata la strada principale abbiamo preso la strada per Santiago de Chiquitos, addirittura catarin frangenti che delimitano la corsia, perché ovviamente le luci qua ragazzi sono un optional. 13 km e siamo arrivati. In questo punto anche la nebbia, si sale continuamente. Io non posso accelerare perché il motore picchia in testa, in quanto la benzina boliviana è veramente di bassa qualità. Un filo di gas senza far sforzare il motore. 6,8 km. Inutile dirvi che la temperatura è scesa tantissimo, c'è un freddo cane o un freddo perro. Poi dobbiamo capire cosa sono queste maschere. Qualcuno che passeggia, qualche perro libero della calle. Qua alla derecha un dosso pazzesco, a spigolo vivo, come scivola. Attenzione qua ragazzi, sembra solo neve. Ho la sensazione che la moto vada dove vuole lei. 240 metri, dovrebbe essere qua in fondo. Arrivati ragazzi. Comunque gli abbiamo detto che saremmo arrivati alle 18, siamo arrivati alle 18:10, precisissimi quasi. Questa sera non ci siamo neanche cambiati, perché qua con la solita fortuna che abbiamo praticamente la giornata più fredda dell'anno. Ragazzi, fuori ci sono 8 gradi, no a parole. Ma la cosa assurda è che la settimana prossima mettono 32 gradi, pazzesco. Vamos a mangiare qualcosa se lo troviamo. Vamos. Per darvi le prove che qua è sempre caldo, ci sono le amache appese. Non solo, pensate che nelle finestre del bagno c'è solo una rete, non c'è il vetro, quindi per darvi un'idea di quanto possa capitare spesso questo tipo di tempaggio. Per darvi un'idea che vai in bagno e concludete voi. La cosa positiva è che la Tenerona questa notte è coperta. Eccola qua ragazzi. Mentre per le 2 notti passate è stata sempre sotto la pioggia. Guardate che nebbia, anche nella pianura padana. Strada di terra rossa, ma soprattutto dove vi portiamo? Questa è la piazza, in teoria ci dovrebbe essere qualcosa in fondo, a destra, poi a sinistra. E questa è la movida. Pazzesco ragazzi, pazzesco veramente. Sapete che vi dico sempre la verità, ho quasi paura di vedere il ristorante. Io
Io no, perché sono sicura che non lo vedremo, nel senso che lo troveremo chiuso. C'è un perro in lontananza. Questa è l'iglesia, che poi vedremo meglio domani mattina. Il ristorante dovrebbe stare là in fondo, ma non vedo una luce accesa. E questa cosa non è molto positiva. Allora, il ristorante è questo, la Casona de Santiago. Disculpe, ¿está abierto? ¿Dónde se puede comer acá? Hay un restaurante aquí en la esquina, si puede ver. Aquí en la esquina. Está también apagado, era ahí en la esquina, pero no está atendiendo. Noi non aggiungiamo altro perché penso che avete capito tutto. Qua la situazione è veramente drammatica. Forse qualcosa abbiamo trovato. Il ristorante El Taco de Buenos Sabor. ¿Se puede comer? Solo hay pollo a la brasa y hamburguesa. Pollo alla plancia e hamburguesa. Allora, c'era un odore di frittura che si faceva fatica a stare dentro, quindi proviamo l'altro, forse l'ultimo, e facciamo una sorta di sondaggio. Alla fine qualcosa abbiamo rimediato, queste qua. E questo è il locale, c'è una recensione fuori, non si può entrare, però è gentilissima la proprietaria. Passa huevo. Allora, la nostra cena è stata metà confezione di questi cracker che tra l'altro hanno anche un buon sapore di formaggio, quindi se avevamo una birra sarebbe stato un buon aperitivo. Però ragazzi, questo posto ce l'hanno venduto come un posto, non dico turistico perché c'era un bel mirador. Non abbiamo capito perché abbiamo chiesto ma qual è la migliore stagione per venire qua, ci hanno detto addirittura luglio, agosto, Quindi pieno inverno. Il caso ha voluto che veramente, parlando con l'altro ragazzo, questa è la settimana ma il giorno più freddo dell'anno perché c'è una perturbazione pazzesca. Siamo stati sfortunati come spesso ci capita. E questo è il periodo dove, non so se avete letto magari oppure avete sentito, delle alluvioni verso Porto Alegre. È un periodo complicato perché piove tantissimo, anzi hanno messo anche delle allerte rosse per i prossimi giorni perché la pioggia non è cessata. E invece doveva essere finito il periodo delle piogge. La Bolivia è complicata, nel senso, fino ad ora per quella parte che abbiamo visto, che era la parte centro-occidentale, era più servita, cioè era più servita di quello che ci aspettavamo. Sì, invece poi la parte orientale, scendendo anche verso il Brasile, è un bel tratto di strada perché sono circa 700 ed oltre chilometri e c'è veramente poco, ha pochi servizi, nel senso che i ristoranti dove siamo andati no, non ce la siamo sentita ragazzi, anche perché no, non ci avevamo voglia, nel senso, sì, quindi io non sono stata bene negli ultimi 3 giorni, era il caso di abbandonare l'idea. No, Francesco avrebbe anche potuto, però a un certo punto ha fatto anche compagnia a me. era il caso di fare la dieta, ma poi guarda che se vai a dormire mangiando poco si sta anche meglio, quindi la cena da povere è l'ideale, quindi guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Comunque sappiamo che siete curiosi, guardate come siamo messi, unici in struttura, ci troviamo seduti sopra il letto, abbiamo mangiato i nostri cracker, abbiamo bevuto, stiamo valutando la tappa di domani perché è complicata anche questa, nel senso che entriamo in Brasile ma è la zona del Pantanal, sta piovendo, le strutture sono basiche, sta piovendo anche qui adesso fuori. Noi come sempre cerchiamo di affrontarla con il sorriso e di condividerla con tutti voi per capire gioie e dolori. Quindi stasera quando guarderete questo video non aprite il frigorifero perché dovete immedesimarvi in questa vita, siete in sella con noi, non lo dimenticate. Quindi comunque ci rifaremo assolutamente. No ragazzi, apritelo e alla faccia nostra. Ciao ragazzi, buonanotte e ci vediamo domani forse in Brasile. Ciao ragazzi.